Ciao! La domanda di questo video è: conosciamo il vero significato delle parole? Le parole sono incantesimi. In questo mio lavoro intendo esporre il concetto che le varie lingue antiche non sono mai esistite, non così come ci è stato spiegato dalle università e dai media del sistema. Le lingue moderne si sono sviluppate da quelle medievali, che a loro volta sono derivate da un linguaggio precedente, che era basato sulle sillabe, che venivano accostate tra loro per esprimere i concetti. Quelle sillabe si sono poi fuse in parole, che sono state adottate dai vari popoli, e ognuno di loro le ha riportate così come le aveva sentite, per cui, in alcune lingue moderne, troviamo termini praticamente identici ma, per il modo in cui vengono scritti, o per come vengono pronunciati, spesso non si riconosce l'affinità fra le parole. Questa volta vi voglio fare vedere cosa succede alle parole, quando queste vengono lette nel linguaggio dei padroni. La parte che più può affascinare è costituita dal fatto che le parole esistono, quasi invariate, da migliaia di anni, ma durante il corso del tempo, queste vengono manipolate dal nemico. Avete presente la tavola periodica degli elementi? Avrete notato che i nomi delle varie sostanze sono rappresentate sulla tabella con una o due sole lettere. I vari nomi sono ben comprensibili, se si conosce la tabella. In modo simile, io penso che le entità che controllano l'umanità riescano a comunicare tra di loro utilizzando sillabe, per esprimere concetti che, per noi uomini, sembrano una parola, o una frase, in una lingua a noi nota. Esempio. Wikipedia spiega così la parola pira. Sostantivo, pira, femminile singolare. Catasta di legna per la cremazione dei cadaveri. Pira funeraria. La parola pira, cioè il fuoco, è in realtà composta da due sillabe, che sono due parole, e cioè. La prima sillaba, P, indica il concetto di volare, levitare, indica qualcosa che sta in aria. La seconda sillaba, Ra, indica il concetto di energia, di luce, un raggio. E se vogliamo leggere il vero significato della parola pira, uguale a fuoco, vi invito a considerare che la mia lettura ci dà come risultato che pira proviene da P più Ra. E ci spiega un qualcosa che è una energia, o una luce, che vola, oppure sta sospeso, sale verso l'alto, una energia che sta a mezz'aria. Non so voi, ma io riconosco immediatamente, in questo concetto un po' disarticolato di energia in aria, una descrizione del fuoco. È importante, inizialmente, ricercare le parole di base e lasciare ad una indagine successiva le parole derivate dalla prima. Un altro esempio può essere dato dalla parola ombra, la enciclopedia Treccani dice. Ombra, ombra, singolare femminile, dal latino umbra. Zona oscura, o di minore luminosità, della superficie di un corpo, detta in particolare ombra portata, se è prodotta dall'interposizione tra il corpo e la sorgente luminosa. Bene, io ho una spiegazione simile, ma più coerente con i suoni della parola. Ombra, in cosiddetto latino è umbra, e si tratta in realtà di due sillabe, umb e ra. Abbiamo visto sopra il significato della sillaba ra, cioè energia, luce. Umb è una parolina in antico germanico, che significa intorno. Quindi la parola ombra, in origine indica un qualcosa che ha il ra, umb, qualcosa che ha la luce intorno. Se un oggetto si trova in ombra, quindi, significa che, all'intorno, umb, ci sarà una o più luci, Ra, e l'oggetto stesso non è colpito in modo diretto dai raggi luminosi. Come potete vedere, i concetti di base si sono conservati, ma le etimologie non corrispondono, in quanto, per esempio, per la parola pira, ci viene detto che viene dal greco pir, ma non ci viene dato alcun chiarimento riguardo alla origine dei suoni. Lo stesso viene fatto con la parola ombra, viene data una spiegazione del concetto. Ma non ci viene offerto nessun tipo di chiarimento sulla vera origine dei suoni. Ci vengono presentate continuamente spiegazioni etimologiche che appaiono complete e soddisfacenti, ma in realtà si tratta di spiegazioni di facciata. Per la maggior parte delle persone, in genere, le risposte di facciata sono più che sufficienti. La maggior parte delle persone non ha voglia di mettersi a scavare dentro alle parole. Io no, io ho sempre avuto la curiosità estrema di conoscere il vero significato dei termini che utilizziamo ogni giorno. In qualche modo, ho sempre saputo che il linguaggio è una chiave per comprendere meglio la nostra storia, il nostro passato, e ho sempre saputo che la lingua è un'arma.
Le parole che raccontano una vicenda costituiscono il primo input informativo che riceviamo. Dalla comprensione di queste informazioni iniziali, noi formuliamo i nostri giudizi, traiamo le nostre conclusioni. Chiaramente, se non riusciamo ad afferrare integralmente i concetti, non potremo neanche ricavare deduzioni complete, ma parziali. Durante i miei anni di ricerca in questo settore ho esaminato centinaia di testi, potrei scrivere un esempio dopo l'altro, potrei riempire almeno 6.000 pagine con raffronti, traduzioni, spiegazioni. La tentazione di inserire esempi è forte, ma so già che non porterebbe molti risultati, so già che dopo il quarto esempio, avrete voglia di cambiare canale, vedere qualche altra cosa. È normale. È esattamente la risposta pavloviana che è inserita nel programma. Troppo pensare non va bene, almeno, così dice il padrone. Forse perché troppo pensare porta a capire, e capire può portare a volere cambiare qualcosa nella propria vita. No, il nemico non ci vuole, sapiens. Per il sistema, noi dobbiamo essere abbastanza svegli da poter eseguire le varie funzioni relative al nostro lavoro, ma non dobbiamo assolutamente avere né il tempo, né le forze, per guardare fuori dalla scatola. Una delle cose che credo di avere capito è che tutti i racconti che sono arrivati a noi dai tempi antichi sono quei resoconti e quelle memorie dell'uomo che il nostro nemico non è riuscito a distruggere, forse perché quelle informazioni sono utili anche a lui. Non è riuscito a distruggere quei dati, ma li ha manipolati, li ha corrotti, così da poter dare a noi una versione dei fatti, in base a dei piani ben chiari ai padroni, una versione che, di nuovo, serve a creare delle impostazioni mentali pavloviane dentro di noi. Provate a pensare al fatto che, dallo stesso libro, sono state prodotte 3 religioni, che sono in contrasto fra loro. Conosco abbastanza bene i lavori di traduzione eseguiti da persone molto competenti, come Mauro Biglino, o il lavoro monumentale realizzato da Alessandro De Angelis, e rispetto profondamente il loro impegno. Ma, se quello che ho detto prima per quanto concerne le lingue è vero, allora, quei personaggi hanno dedicato le loro energie a leggere racconti manipolati. Vi voglio invitare a fare un ragionamento. Pensate veramente che in antichità si usassero parole come Nabucodonosor o Ptolemaios o parole come Sacsayhuaman? Credete veramente che quei popoli, parlando normalmente, utilizzassero suoni così lunghi, in un solo termine? Io credo che si tratti di frasi, condensate, dalla falsa interpretazione, in un solo termine. In particolare, la parola Sacsayhuaman si può suddividere così. Sax, ai, wa, man. Come vedete, il suono finale resta invariato, si tratta di riconoscere le sillabe originali. Bene, ma qual è il significato di quelle sillabe? Ora diventa divertente, per me di sicuro. Abbiamo 4 sillabe, che producono una frase, per rendere l'esempio più agevole. La frase si può dividere in 2 parti, cioè Sax ai, wa man. Tenetevi forte, ora, perché andremo a fondo, e lo faremo velocemente. Vediamo prima, Sax ai. Sax, questa parola presente nelle Ande, si ritrova uguale in Europa. È la parola che indica un certo tipo di popolazione, un ceppo etnico, i cui discendenti sono chiamati, in Europa, i Sassoni, che non sono altro che i Saxon, si può scrivere anche con la X, al posto di CS, e abbiamo i Saxon, appunto, i Sassoni, i figli di Sax. Ai, questa parola indica un oggetto che compare spesso nelle cronache antiche. È un oggetto particolare, in quanto è di forma sferica, meglio, ovoidale, capace di volare e trasportare alcune persone al suo interno. È il mezzo di trasporto, in questo caso, di Sax. Le descrizioni compaiono in quasi ogni racconto mitologico. Quindi abbiamo che Sax Ai ci racconta che una persona, appartenente ad un gruppo chiamato Sax, è giunta in quei luoghi a bordo del proprio Ai, il suo uovo volante. La seconda parte della frase dice Wa man. Wa è una parola, anche lei, presente in ambito europeo, anche se scritta in modo totalmente diverso. Sicuramente conoscete la città di Ur, in quella che chiamiamo Sumeria. Ur è lo stesso termine di Wa, se non mi credete, andate sul traduttore di Google, impostate la lingua tedesca e scrivete Ur, sentite la pronuncia, e vedrete che è la stessa parola, con lo stesso significato, cioè antico, primordiale. Man, non credo servano spiegazioni per questo termine, che significa uomo. Waman, quindi, è un uomo antico, progenitore. Se ora rimettiamo insieme il tutto, vediamo che Sax, Ai, Wa, Man,
letto in italiano, diventa. Qui è arrivato il Sassone, l'antico antenato, nel suo uovo volante. Ogni volta che penso a questa località, e ne leggo il toponimo, mi percorre un fremito, forse perché il corpo si rende conto di avere trovato la giusta chiave di lettura. Il corpo stesso riconosce questa informazione, se letta nel modo corretto, come utile, genuina. E del resto, tutte le leggende non fanno che confermare la mia lettura. C'è un'altra località, la più antica del Perù, che si chiama Caral. Sapete cosa è, per me, Caral? È il luogo in cui sono arrivati i carri dello spazio. Pensate di nuovo al fatto che la parola è costituita da sillabe. Quali sillabe compongono Caral? Semplice. Car e al. Car. Questa parola esiste ancora oggi, identica, in lingua inglese, car uguale carro. Si tratta di una descrizione del mezzo di trasporto. Al, questa parola non esiste più nei nostri linguaggi, oggi si è conservata nella lingua inglese, con il raddoppio della lettera, L, e indica il tutto, ma nel Medioevo, e prima, indicava un tutto più specifico, lo spazio celeste, oltre i cieli. Come ho detto prima, potrei continuare per mesi a scrivere, ma credo di avere reso l'idea che il linguaggio, e le parole, sono state manipolate in modo da non farci arrivare alle giuste conclusioni, così da non poter mai capire la verità reale nascosta dentro alle informazioni. Gran parte del mio lavoro si concentra sulla rilettura dei testi noti, in cui metto al microscopio ogni termine. È un lavoro lungo, noioso, i risultati arrivano dopo anni, ma ogni volta che si scopre un nuovo racconto, dentro alla storia sentita e sentita ancora, e si scopre che le cose sono andate diversamente, lo stimolo a continuare la ricerca si rinforza, e arriva nuova energia, forse dal cosmo, che mi spinge ad andare avanti. Qualcosa mi dice che sto andando nella direzione giusta. È un peccato che non esista una scuola di questo tipo, ma, del resto, se si pensa a quanti sforzi fa il nemico per tenerci stupidi ed ignoranti, è evidente che una università così non verrà mai posta in essere. È compito di ognuno di noi scavare, smontare, analizzare i dati che possiamo osservare. Se aspettiamo che i padroni ci lasciano liberi, possiamo aspettare fino alla fine dei tempi. Loro ci vogliono soltanto sfruttare, senza alcun rispetto né degli individui, né delle etnie. E non pensiate che gli stupidi sulla terra siano i cosiddetti poveri. Anche nella cerchia dei ricchi, le persone vuote, inutili, non mancano. Il nemico ci controlla tutti, e se i padroni riuscissero a disintossicarsi, capirebbero che anche loro sono dei semplici burattini, che hanno barattato la vita con la ricchezza economica. Ad ogni modo, c'è un grande problema di base, ed è il fatto che i padroni, anche se sanno di essere dei burattini, pensano di essere in una posizione migliore rispetto alle masse, il che è vero solo in parte. Non ci dobbiamo aspettare alcun tipo di aiuto da parte dei padroni, e il potere che loro hanno è enorme, ma non è questo il vero problema. Il problema più grave che abbiamo, come umanità, è che il nemico è riuscito a creare una confusione tremenda, molto bene articolata, e noi non riusciamo ad essere empatici con i nostri simili. C'è troppo egoismo, anzi, troppo narcisismo nelle nostre vite. Per quanto riguarda l'argomento di questo lavoro, ad esempio, posso dire che gli studiosi e i ricercatori indipendenti che si occupano, o si sono occupati della corretta lettura dei testi del passato, sono numerosi. Le teorie proposte non sono poche, ma il problema è dato dal fatto che ognuno offre una propria teoria, senza volere sentire le altre. Questo non è progresso, questo è un comportamento immaturo, dettato da gelosia e paura di avere sbagliato. Il giorno in cui capiremo meglio, da soli, senza bisogno di alcun interprete, probabilmente riusciremo, nell'arco di pochi mesi, a crescere, spiritualmente, di migliaia di anni. Chiudo, dicendo che mi piace pensare che, quel giorno, se soltanto noi fossimo uniti, e sani di mente, potrebbe essere domani. Ora devo fare i complimenti a chi è riuscito a vedere tutto questo video. Grazie per il tempo che mi avete dedicato. Ciao a tutti. Cat.